Ciao a tutti, oggi ho preparato safregula e l'ho condita con delle triglie e dei carciofi. Ora procedo con la filettatura della triglia. Dopo averla squamata ed eviscerata per bene, recupero i filetti. Questi poi li delisco per bene, una parte li taglio a dadini, mentre una parte, uno o due filetti, li taglio a pezzetti grossi che mi serviranno per accompagnare il piatto, mentre i cubetti insaporiranno la cottura della fregula. Per fare questo piatto ho usato due belle triglie di scoglio, quindi abbastanza grandi perché utilizzando i filetti mi occorre un pesce abbastanza corposo, polposo e quindi anche facilmente da lavorare, ma si può fare ovviamente con triglie anche più piccole. Ora sto levando le lische ventrali, le costole praticamente, e comunque recupero tutto perché conservo la testa, la lisca centrale, tutti gli scarti li utilizzerò per fare il brodo con il quale poi cuocerò la fregola. Adesso con una pinzetta delisco completamente il filetto perché questo mi servirà abbastanza integro e quindi per fare dei pezzettoni grossi, mentre l'altro filetto invece posso deliscarlo più facilmente tagliando nella parte centrale il filetto in modo così da tirar via velocemente tutte le lische che sono quelle della spina dorsale del pesce, quindi le intercostali. Ecco qua, tolte le lische, anche queste recupero tutto perché poi daranno sempre sapore al brodino, una bella controllata, e adesso taglio a cubetti e questi cubetti poi li butterò nella fregola in ultima cottura, così daranno un bel gusto. Ecco qua. Adesso trito un po' di prezzemolo. Gli ingredienti sono semplici, come avete visto: le triglie, prezzemolo, aglio e carciofo. Stop. Sale e pepe ovviamente a piacere. Dell'aglio, dopo averlo sbucciato, tolgo l'anima perché lo uso tutto, quindi per renderlo più digeribile, siccome lo uso proprio in cottura, levo l'anima e poi lo trito finemente, lo pesto, faccio un aglio pesto proprio. Prima una battuta e poi lo schiaccio sempre con la punta di coltello per renderlo quasi cremoso. Ecco qua. Ora pulisco il carciofo, levo le foglie più coriacee esterne, quindi vado al cuore e taglio ancora la parte finale delle foglie. Un'ultima pulita, la parte più coriacea esterna la levo, quindi come se lo sbucciassi, lo taglio a pezzi in quattro, in modo da levare un po' di spinette interne che ci sono. Dipende molto dalla maturazione del carciofo. Se il carciofo è abbastanza fresco non c'è neanche bisogno perché è molto tenero anche all'interno. E poi metto in una ciotola con acqua e limone per evitare che si ossidi, quindi che cambi colore. Taglio quindi a fettine il carciofo e poi lo rosolerò. Ecco qua. Messo a bagno il carciofo, mi organizzo il brodino. Una pentola capiente dove metto dell'olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio in camicia e tutti i resti delle triglie. Faccio una rosolata molto rapida, dopodiché metto un po' di prezzemolo che avevo tritato precedentemente
aggiusterò di sale e di pepe, questo sempre molto a discrezione personale. Il prezzemolo tritato ovviamente non prenderà delle altissime temperature né ci starà tanto, per cui non c'è pericolo che diventi amaro o eventualmente si bruci, quindi quando il prezzemolo non rimane tanto nell'olio, anche se tritato, non crea nessun problema. Adesso sfumo con del vino bianco e dopodiché, una volta evaporato l'alcol, aggiungo dell'acqua. Per la fregola che devo cuocere 1 litro d'acqua è sufficiente, comunque si può mettere sempre un po' di più perché poi ci può servire il brodo per stare tranquilli e anche qualche altra lavorazione. Prendo una padella capiente, butto il battuto di aglio e prezzemolo in olio extravergine d'oliva e non appena riscalda il tutto rosolo i carciofi. Do una bella rosolata ai carciofi, anche qua aggiustando di sale e pepe. Non devono cuocere tantissimo, devono appena insaporirsi. Un pochino d'acqua, un pizzico di sale, un giro di pepe, questo sempre molto a discrezione. E adesso, dopo qualche minuto, sono passati 2 minuti, non di più, faccio un po' di spazio e vado a rosolare i tocchetti di triglia del filetto grosso, ma do veramente una giratina, cioè cuoceranno in 1 minuto, è più che sufficiente. Ecco qua, una rosolatina in mezzo alla padella per prendere anche quel gustino di carciofo. Insomma, il connubio triglia e carciofo si deve sposare perfettamente in questo piatto. Anche la triglia la condisco con un pizzico di sale. Ecco qua, e ci siamo quasi pronti. Adesso li tiro via. Perfetti, compatti, cotti al punto giusto. Questo era il più grossetto, quindi qualche secondo in più. Ecco qua, e metto da parte. Adesso abbasso il fuoco e metto la fregola. Ecco qua, e do una insaporita a secco. In questo caso la fregola quindi non la tosto prima, ma la faccio insaporire con la base che avevo creato con i carciofi, l'olio e anche un po' di gustino di triglia, perché in questa base avevo cotto la triglia. Ora, per ultimare la cottura della fregola, in questo caso sto usando una fregola fina, quindi non ci vuole tanta cottura, 7-8 minuti. La risotto, quindi non faccio altro che risottare questa pastina tipica sarda con il brodo di triglia che avevo tenuto. La particolarità della fregola che, anche se si sbaglia un po' cottura, non tende mai a scuocere, soprattutto se è di quella fatta in casa, ecco. Di fregole ce ne sono tanti tipi in commercio, io preferisco sempre quella tradizionale, possibilmente fatta in casa, quindi essiccata, o meglio tostata al forno, e non una fregola industriale che è prevalentemente trafilata al bronzo e quindi sa più di pasta normale che di fregola vera e propria. Ho quasi ultimato la cottura e appena 1 minuto prima di spegnere butto i cubetti di triglia, che hanno bisogno veramente di pochissima cottura, praticamente si cuociono con il calore stesso della fregola. Dopodiché una bella pioggia di prezzemolo tritato e poi impiatto. Vedete, rimane abbastanza asciutta. In questo caso io preferisco renderla più asciutta piuttosto che brodosa.
sopra i tocchetti di triglia e siamo pronti ad assaggiare questa meraviglia. Fregola con carciofi e triglie, un piatto stravanato, un giro di pepe, olio extravergine d'oliva e buon appetito!